venuti qua sullo strettissimo tracciato di Busca per provare due SUV pazzeschi, in particolare la novità di quest'anno XM di BMW, il primo SUV creato dal reparto M di BMW per la prima volta nella storia, un SUV che è veramente particolare, intanto per le dimensioni, 5,11 m la lunghezza, 1,75 m l'altezza, la massa essendo ibrido da 2700 kg, davvero importante. Ci si chiede come possono essere scaricati a terra i cavalli, che in questo caso non sono quelli della versione più potente, ma sono quelli della versione da 653 cavalli, di cui 489 cavalli del motore termico e la restante parte proveniente dal motore elettrico. Come tenere a terra una vettura di questo tipo e dare performance? Beh, intanto a partire dalle barre antirollio attive abbinate alla rete da 48 volt. Soprattutto ammortizzatori adattivi, anche questi davvero interessanti, M Sport, differenziale autobloccante al posteriore a controllo elettronico abbinato allo strepitoso cambio Steptronic autorapporti, ma soprattutto asse posteriore sterzante che dà e conferisce leggerezza a ciò che di leggero davvero ha poco. E veniamo invece alla DBX, il SUV più potente di Aston Martin, 707 cavalli, da parte di questo straordinario motore totalmente turbo, quindi non abbiamo ibrido in questo caso, 900 Nm di coppia, soprattutto abbinate a un cambio a 9 rapporti davvero strepitoso, differenziale autobloccante a controllo elettronico anche qui al posteriore. Entrambe le vetture montano cerchi da 23, importante anche qui la rete da 48 volt che alimenta le barre antirollio, davvero essenziali per stabilizzare la massa di questa vettura, che però è più leggera, solo 2250 kg per così dire. Due SUV diversi, scopriamo come vanno entrambi in pista. Abbiamo detto il differenziale autobloccante a controllo elettronico al posteriore permette di trasferire la parte della coppia dietro, pendolo con una macchina, scusate, di 2700 kg. È una roba veramente assurda. Però lavora bene, devo dire, in abbinamento anche col motore elettrico. Che manovre! Ragazzi, davvero spettacolare! Mi sono impegnato non poco perché non è facile portarla così al limite, però è davvero maneggevole. E il connubio tra motore elettrico e termico è davvero perfetto, e anche la trazione, lo spostamento tra asse anteriore e posteriore permette veramente un'agilità incredibile. Ottimo anche il lavoro delle barre antirollio attive e dell'asse posteriore sterzante. Mamma mia che perfezione tecnologica! Certo è molto meno naturale la guida, però mamma mia che livelli! Al via Hot Lap BMW XM. Cerchiamo di rendere veloce anche un SUV da 2700 kg su questa pista. Via! Molto buono il motore intanto, grazie anche alla coppietta dell'ibrido. È chiaro che la prima curva il peso si sente, però impressiona la bontà dell'inserimento. Raffinatissime le sospensioni all'anteriore, quasi da vettura da corsa, mentre poi il posteriore è un 5 braccia assolutamente valido. Seconda marcia, paghiamo un po' di sottosterzo, ma comunque c'è una buona trazione in generale in uscita. Via! Frenatona, e qua il peso c'è sicuramente. Sfruttiamo tutta la trazione grazie al differenziale autobloccante a controllo elettronico al posteriore. Cerchiamo di essere fluidi qua in queste curve strette, ma la macchina si comporta molto bene, le barre antirollio attive lavorano veramente divinamente. Anche gli ammortizzatori adattivi a controllo elettronico, davvero un ottimo lavoro, non si sente quasi il peso, imbarazzante. E il motore è stellare ovviamente, e l'ho già detto. Giriamo la stretta, la chiocciola qui, un po' di sottosterzo, ma volendo sovrasterzo di potenza in uscita. Via dentro anche verso l'ultima curva con questo SUV davvero particolare ma bello da guidare. Un miracolo della tecnica. Come si riescono a tenere a terra SUV di questa stazza?
Abbiamo un po' di guida sporca con questo DBX 707, aiuta il differenziale autobloccante a controllo elettronico posteriore, davvero ben tarato. Il cambio, ricordiamo che è un 9 rapporti automatico, quindi non a doppia frizione. Abbiamo uno slide qua, un po' esagerato, d'altronde la massa c'è, però divertente. Diciamo che i pendoli con questo SUV si riescono a fare proprio bene. Se fosse bagnato sarebbe l'ideale, perché consumerei molto meno le gomme. Ragazzi, questa macchina si guida che sembra un'auto da rally per davvero. Impressionante cosa hanno fatto in Aston. Impressionante, davvero. Manettino in posizione Sport Plus, ci assicuriamo che i controlli siano disinseriti e via con questo DBX 707 da 707 cavalli. La spinta del motore M177 Mercedes è poderosa, davvero impressionante. Cerchiamo di guidare il più pulito perché la massa c'è, è innegabile. Via dentro la prima curva, l'inserimento è buono ma non incredibile. Via dentro la seconda stretta, ottima la trazione, come va via dietro, impressionante per un SUV. Cerco di tenere la corda qui, tagliando il più possibile per non fare troppa strada. Seconda marcia in questa curva, cerco di sfruttare al massimo la trazione e di non allargare troppo. Quello che impressiona è il motore, davvero incredibile, un po' lunghi a questo tornantino. Via! Scarico a terra tutta la cavalleria, quarta marcia addirittura, terza per questa curva, seconda per riuscire a entrare nei tornantini più stretti. Cerco di girare molto stretto per non perdere tempo. La massa c'è, è innegabile, il telaio sta facendo il possibile con le barre antirollio attive per frenare la massa di questa macchina. Impressionanti i freni, Brembo, 420 mm l'anteriore, carboceramici ovviamente, qui riusciamo a girare bene stretto, ottima. Comunque il feeling di guida è davvero buono, non sembra un SUV, certo è alta, però è ottimo. Via l'ultima curva, cerchiamo di girarla stretta, seconda marcia dentro, cerchiamo di non uscire troppo sporchi, via. Usiamo tutta la potenza del propulsore, 900 Nm di corpo e scopriamo il tempo. Non male, mi è piaciuta molto. Impegnativo sempre guidare un SUV di queste dimensioni però. Come sono andati questi SUV strepitosi? Benissimo, in maniera totalmente inaspettata. XM in particolare ha girato in 1:20,67 in un circuito così stretto. Cosa vuol dire? Più veloce ad esempio di una Lotus Emira. Un tempo strepitoso, ma strepitosa soprattutto l'agilità di questa vettura. L'avete vista nei pendoli, lavora davvero bene, significa che le barre antirollio attive insieme agli ammortizzatori, insieme all'asse posteriore sterzante rendono maneggevole, leggera, come una sportiva una vettura di questa stazza. E veniamo invece al DBX 707, ha abbassato ancora l'ottimo tempo dell'XM, di 7 decimi ci sta, è più prestazionale il motore, 707 cavalli, è il top in termini di prestazioni dei SUV del marchio Aston Martin, ma la cosa che impressiona è che è un tempo assolutamente vicino a quello di una Vantage con motore V8 e questo è strepitoso. Queste vetture dell'evoluzione tecnica stanno facendo passi da giganti assoluti e permettono a chi ha bisogno di spazio di togliersi qualche soddisfazione e stare davanti anche a vetture sportive molto più leggere.